Il pensiero ci distingue dagli animali. Il pensiero ci permette di elaborare idee. Il pensiero è uno dei tratti fondamentali, caratteristici dell'essere umano. Però un pensiero a volte può degenerare, diventare paranoia, disturbo, ossessione, addirittura un pensiero può diventare violenza. Ci avete mai pensato? Alcuni tra i moti di rivolta più sanguinari sono partiti da una semplice volontà di ridiscutere un modello sociale piuttosto che un'idea. In altre occasioni da un desiderio di ribellione ha attinto il terrorismo, mietendo vittime innocenti tra la popolazione, persone che si trovano al posto sbagliato, nel momento sbagliato, oppure uomini o donne scambiati per altri da assassini a armi in pugno. La spirale di violenza nella società moderna talvolta parte da nobili ideali, ma conduce alla follia e dalla follia dritti alla tragedia. La nostra storia di oggi inizia il 1 luglio del 1972, giornata umida e grigia, giornata estiva. Siamo a Francoforte sul Meno, Germania Ovest. La Germania è ancora divisa in due. All'interno di una vettura posteggiata sul ciglio di un marciapiede ci sono 3 giovani. 2 sono piuttosto calmi, fumano delle sigarette, osservano la strada, giovani come tanti altri. Un terzo, che è seduto alle loro spalle, appare leggermente nervoso. Lui non riesce a rilassarsi. Guarda con insistenza la strada. Quei 3 non sono proprio giovani qualsiasi, non sono giovani che stanno bighellonando o che magari stanno aspettando qualcuno per andare a una festa. No, quei 3 giovani sono impegnati in un sopralluogo, vogliono studiare quella zona di Francoforte, prima di passare all'azione. Qualcosa però va storto. Passa una pattuglia della polizia, nota quell'auto parcheggiata e riconosce uno dei passeggeri. Immediatamente gli agenti reagiscono, escono dalla loro vettura, impugnano le pistole, iniziano a sparare. I ragazzi scendono a loro volta e rispondono al fuoco. Sul posto, nel giro di una decina di minuti, arrivano altre volanti. Francoforte è sempre al Far West. Certo, è un Far West moderno, un secolo dopo. Si usano armi semiautomatiche, non revolver a tamburo. La sparatoria dura oltre 2 ore. Feriti e con le munizioni quasi esaurite, i 3 ragazzi decidono alla fine di arrendersi. Del gruppo, di quel terzetto, il capo è stato colpito da un proiettile a un gluteo e si lamenta del dolore alla ferita mentre uno dei poliziotti lo tiene sdraiato supino a terra e lo ammanetta. Quel ragazzo che ha appena compiuto 29 anni, è uno dei terroristi più ricercati d'Europa a inizio anni 70. La carriera criminale di Andreas Baader inizia nel pieno della contestazione studentesca. Indisciplinato e violento già ai tempi della scuola, espulso da numerosi istituti, Andreas è un ragazzo difficile. Alcuni commentatori imputano le difficoltà sociali del giovane Baader al percorso di crescita da orfano di padre, sparito in guerra poi dichiarato deceduto, oppure all'impossibilità di ambientarsi nella Baviera dove si trasferisce con gli zii, così diversa da quella Saar dove era nato e inizialmente cresciuto. A 19 anni la sua fedina penale conta pure alcuni arresti per guida senza patente. Certo, un reato minore rispetto a quello che combinerà in seguito, però, è sempre una macchia. Bisogna dire una cosa, che Andreas non se la cava poi così tanto male al volante, ma il suo problema è che non ha mai avuto la patente di guida, non l'ha mai voluta prendere. Senso di ribellione? Volontà di opporsi alle regole rigide della società? O semplicemente pigrizia? Vallo a sapere. Quel gesto di non prendere la patente, di non volerla prendere, forse va rintracciato all'interno di un substrato di contestazione giovanile, quella che attraversa gli anni 60, quella che punta a ridiscutere il modello sociale del mondo occidentale. D'altronde, quello che cambia la prospettiva per i giovani in Germania negli anni 60 è un evento, la visita dello Shah di Persia, poi Iran, Reza Pahlavi, nel giugno del 1967. Quella visita, osteggiata da molti giovani che vedono nello Shah un dittatore che affama il proprio popolo, che lo imprigiona, lo tortura attraverso la Savak. A proposito dello Shah abbiamo già dedicato il video dedicato alla rivoluzione iraniana, lo trovate nel canale. Ebbene, quella visita provoca i primi disordini di piazza a Berlino Ovest. In quei disordini c'è anche il 24enne Andreas Baader, che da un po' di tempo ha abbandonato la famiglia, frequentando comunità hippie e pittori berlinesi. E all'interno di quei tumulti Andreas Baader vede morire Benno Onesor, un ragazzo di 27 anni che partecipa alle manifestazioni, rimane coinvolto negli scontri, viene isolato dalla polizia
e ucciso a sangue freddo da un poliziotto in borghese. Da quel momento Bader si radicalizza. Approfondisce il rapporto con Gudrun Eslin, figlia di un pastore protestante e studentessa universitaria di aperte simpatie comuniste. Con la Eslin, divenuta sua partner nel crimine e compagna di vita, e con 2 complici, il 2 aprile del 1968 Andreas Bader compie il primo atto dimostrativo, l'incendio dei grandi magazzini di Francoforte. Arrestati poco dopo, i 4 vengono condannati a 3 anni di carcere, divenendo al contempo una sorta di simbolo malato per i giovani decisi a sfidare lo Stato. Alla figura dei giovani terroristi si interessa anche una giornalista. Si chiama Ulrike Meinhof e tramite l'avvocato di Bader ottiene diversi colloqui per delle interviste per un libro in lavorazione. È un intellettuale, Ulrike Meinhof. Vanta una nutrita schiera di lettori che apprezzano tanto la sua penna quanto la sua mente lucida. Ulrike Meinhof la si può definire come una voce ascoltata e viene letta tanto dagli ambienti progressisti quanto da quelli più conservatori. Nessuno penserebbe mai che Ulrike Meinhof possa rivelarsi qualcosa di diverso. Nel corso di una conversazione, di uno di questi incontri in carcere con Andreas Bader, la Meinhof cambia radicalmente, si tramuta in terrorista, favorendo l'evasione tanto di Bader quanto dei suoi complici. Arriva Ulrike Meinhof a impugnare un'arma, una pistola, e a ferire un secondino, pur di agevolare la fuga dei 4. Quel caso, il caso Meinhof, genera scalpore. Ma come? Una intellettuale conosciuta e rispettata in ambito culturale che improvvisamente prende le armi e prende le parti di una banda di ragazzi esaltati. La Meinhof diventa anche lei un simbolo, il simbolo di quegli intellettuali che credono che la lotta armata, credono che la volontà di abbattere lo Stato, armi in pugno, possa essere una soluzione. Ulrike Meinhof entra a far parte del gruppo di Andreas Bader. Il gruppo prende il nome di Rote Armee Fraktion, squadra dell'Armata Rossa, ma per la stampa quel gruppo si chiamerà per sempre la banda Bader-Meinhof. Attraverso agguati, attentati dinamitardi, sparatorie, la banda scatena il panico in Germania. La guerriglia urbana diviene una sorta di Vangelo quotidiano dei terroristi che per addestrarsi si recano di nascosto nei campi dell'Olp e del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina in Giordania, subito prima del Settembre Nero. Al rientro in patria, Andreas Bader è ormai un leader militare affermato, anche se occorre dire che i vicini dell'Est, la DDR, da un po' di tempo lo guardano con sospetto, iniziano a rallentare e poi a chiudergli i canali di rifornimento per quello che riguarda soldi e armi. In compenso, le azioni del suo gruppo, basate anche sull'esperienza degli indipendentisti baschi dell'ETA, stimolano l'emulazione all'estero, dando punti preziosi alle nascenti brigate rosse italiane. Ma la carriera criminale di Bader termina quel giorno, il 1 luglio 1972, con la sparatoria, una pallottola in corpo. L'arresto definitivo, il carcere. Andreas Bader e i suoi complici vengono trasferiti nel carcere fortezza di Stammheim, dove deve scontare una condanna a 4 ergastoli, uno per ciascuno degli omicidi di cui si è reso autore, più altri 54 anni per altri reati. Fine pena mai, come si dice nel nostro ordinamento penale. Con lui sono condannati anche Gudrun Eslin, Jan Karl Raspe, un altro dei fondatori della RAF, che era con lui a Francoforte, e altri fiancheggiatori. Mentre dietro le sbarre, Bader è informato di un primo tentativo di liberazione da parte dei suoi compagni attraverso un'irruzione all'ambasciata tedesco-occidentale di Stoccolma, un'operazione che non finisce bene, anzi finisce nel sangue, quando l'esercito svedese dà l'assalto per aiutare la polizia all'ambasciata. Muoiono tutti i terroristi e 2 ostaggi. Nel maggio 1976 Ulrike Meinhof, catturata pochi giorni prima di Bader, è rinvenuta cadavere nella propria cella ad Amburgo. Si pensa ad un suicidio, ma sono in molti in Germania ad accusare la polizia di brutalità e di aver inscenato la morte dell'ex giornalista per coprire presunte torture. Non se ne avrà mai riprova, ma quell'ombra resterà a lungo. Anche se i suoi capi sono dietro le sbarre, in una prigione fortezza come Stammheim, la RAF continua a colpire. Colpisce nell'autunno del 1977. Un aereo della Lufthansa, compagnia di linea, viene dirottato su Mogadiscio da un comando terroristi, mentre un gruppo di fuoco agisce a Colonia, sterminando la scorta del capo della Confindustria tedesca Hans Martin Schleyer e prelevando il dirigente industriale. Lo scopo della duplice azione è apertamente dichiarato. La RAF rivuole i suoi capi in libertà, ma il cancelliere Schmidt
non intende trattare e manda il gruppo speciale GSG-9 a prendere d'assalto l'aereo a Mogadiscio, liberando gli ostaggi. Fallito il tentativo somalo, nella notte del 18 ottobre 1977 a Stamheim si verifica una vera e propria mattanza. Andreas Bader, Gudrun Essler e gli altri detenuti si tolgono tutti la vita in cella. È un segno di protesta, o forse è il segno estremo della fine della RAF. Per alcuni che già avevano accusato lo Stato e la polizia di brutalità nel caso di Ulrike Meinhof, si tratta dell'ennesima scenata per coprire un assassinio, anzi una strage nel carcere. Uccidere i terroristi per poi farli ritrovare impiccati alle sbarre con le lenzuola o con la gola tagliata dal rasoio. Fatto sta che quel gesto, quelle morti collettive a Stamheim non salvano Schleyer. L'industriale, cui viene rimproverato un passato bellico delle Schutzwaffen, è rivenuto cadavere pochi giorni dopo nel bagagliaio di un'automobile parcheggiata alla periferia di Strasburgo, oltre il confine con la Francia. Si chiude così la parabola della banda Baader-Meinhof, della Rote Armee Fraktion. Ci saranno altre sigle, altri terroristi, altri giovani che penseranno di cambiare lo Stato sparando, uccidendo, sequestrando. Ci saranno altre tragedie, in Germania e non solo. Noi in Italia ne sappiamo qualcosa, ma se la storia ci insegna, e dovrebbe insegnarci qualcosa, è che, come dicevamo all'inizio, non bisogna mai lasciare che le idee degenerino. Le idee ci permettono di distinguerci dagli animali. Il pensiero è ciò che ci può far evolvere. Il pensiero deve essere orientato, anche in senso critico, sempre verso la crescita, il miglioramento, il progresso, la capacità di cambiare, apportando dei benefici. Pensare di cambiare qualcosa, sparando, uccidendo, provocando dolore, non è progresso, è regresso, è l'esatto contrario. Ogni tanto dovremmo pensarci, prima di compiere atti senza ritorno, prima di premere un grilletto, prima di uccidere qualcuno, o comunque di causare dolore. Pensiamoci, fermiamoci e riflettiamo.